Amore e odio. Amore e odio. È ciò che provava il minatore una volta aperti gli occhi al mattino e chiusi alla sera. Non poteva che provare amore verso la città che gli diede i natali e un lavoro. Non poteva che provare odio verso la città che un giorno, probabilmente, gli avrebbe tolto la vita, sacrificandolo, pur di concedersi il titolo di capitale mondiale dello zolfo. Caltanissetta, situata al centro della Sicilia, domina l'intera valle del Salso, che si estende fino a includere il vicino comune di Enna. Dai primi dell'Ottocento, grazie alla scoperta di vasti giacimenti di minerale, Caltanissetta divenne un importante centro estrattivo. Grazie al contributo dell'ingegnere Sebastiano Mottura, al quale venne dedicato l'omonimo istituto minerario, primo in Italia, si ha conoscenza della stratigrafia del sottosuolo e, in particolar modo, della serie gessoso-solfifera. La spiegazione risale in un periodo geologico molto antico, chiamato messiniano, che risale a circa 6 milioni di anni fa. In quel periodo le comunicazioni tra l'Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo si interruppero. Le acque del mare Mediterraneo si trasformarono così in un'enorme salina e i sali contenuti nell'acqua precipitarono al fondo del mare per evaporazione dell'acqua stessa. Questi depositi che si trovavano in fondo al mare furono compressi dalla tettonica a placche che spinge l'Africa contro l'Europa e strizzati e più volte piegati fino a emergere dalle acque del mare e a formare l'ossatura morfologica di quella che è oggi la Sicilia. Zolfo e sale furono facilmente riconosciuti fin dalla preistoria per le loro caratteristiche fisiche e chimiche e da quel momento furono intensamente sfruttati attraverso le miniere. Tra il 1830 e il 1835, secondo la Statistica Generale delle Zolfare, la Sicilia raddoppiò la produzione di cantari di zolfo, da 350.000 a oltre 660.000, superando così Gran Bretagna e Francia e classificandosi come prima regione al mondo per l'esportazione del minerale. A cavallo dei 2 secoli furono oltre 40.000 gli operai impiegati nell'estrazione dello zolfo, tra essi molti bambini, chiamati carusi. All'inizio dell'attività mineraria, le miniere si presentavano con piccole scale a chiocciola che scendevano vicino al cuore della terra, evitando che il terreno franasse su se stesso. Lo spazio angusto, che andava percorso più volte al giorno, era abbastanza grande da farlo percorrere ai carusi. I capi minatori andavano dalle famiglie a reclutare i piccoli uomini. A quei tempi è bene ricordare che in tutto il territorio prevaleva la miseria e le famiglie erano troppo numerose per potersi sfamare. I genitori affidavano i loro giovani figli nelle mani dei minatori in cambio di un piccolo compenso. Il rimorso di queste famiglie era assottigliato dal pensiero che, una volta ripagato il prestito, avrebbero avuto indietro i loro figli. In Ciaula scopre la luna, Pirandello racconta come i minatori cambiavano con vezzeggiativi i nomi dei bambini, scambiandoseli tra loro, in modo da renderli irriconoscibili ai familiari. La vita del caruso non cambiava nel tempo. L'ignoranza e il lavoro massacrante li allontanava dal loro concetto di identità, rimanendo carusi a vita. Il sentimento di amore e odio provato dai minatori era fondato sulle innumerevoli disgrazie avvenute nel tempo. Tra le più eclatanti si annovera quella dello scoppio provocato dal Grisù nella miniera di Gessolungo, dove persero la vita oltre 60 operai. Un altro fatto toccante accadde nel 1957 presso la miniera Tuminelli. Il 3 maggio del 1957 è avvenuta una grave disgrazia, cioè ne morirono 6, il numero non era molto grande, però rispetto alle altre disgrazie dove morirono 80 persone, 60 persone, tre di loro che sono rimasti a punti chiusi dietro il crollo erano ancora in vita, mentre appunto c'era rimasto soltanto 5 metri per poter arrivare a salvarli.
si sparse la voce che le squadre di salvataggio erano rimaste anche loro sotto i crolli che si erano verificati in seguito, per cui l'ordine pubblico è stato impossibile controllarlo perché dalla città sono arrivati in miniera migliaia e migliaia di persone a cercare i loro parenti, il padre, il fratello, il marito, per cui si riunì l'ingegnere capo del corpo delle miniere, il questore e il prefetto, e hanno dato ordine, dopo circa mezz'ora di consultazione, hanno dato ordine di sospendere i lavori, far salire tutti all'esterno e abbandonare i miei 3 amici, dei quali uno era il direttore, uno era il capo officina e uno era un capomastro. La favorevole situazione per lo zolfo siciliano si protrasse sino al 1906, anno in cui la Anglo-Sicilian Sulphur Company cessò la propria attività, avendo avvertito per tempo i pericoli derivanti dalla scoperta negli Stati Uniti del nuovo metodo di estrazione dello zolfo, il metodo Frasch. Finito il periodo della guerra di Corea, la domanda di zolfo diminuì drasticamente, mettendo in crisi il settore minerario siciliano. Lo zolfo era prodotto a costi proibitivi, circa 6 volte in più rispetto a quello ottenuto oltreoceano dalla distillazione frazionata del petrolio. Al termine dei 5 anni previsti dal piano di riorganizzazione, la maggior parte dei concessionari di zolfare risultarono inadempienti. La regione siciliana, a partire dal 1964, revocò le concessioni ai privati per affidarle all'Ente Minerario Siciliano prima e dal 1967 alla Società Chimica Mineraria Siciliana a copertura pubblica. Dal secondo dopoguerra, gli zolfatai lottarono per il passaggio della miniera alla gestione pubblica, rivendicando condizioni di lavoro accettabili, la cessazione della mentalità feudale nella gestione delle miniere, la verticalizzazione del settore minerario con un ciclo di produzione e di trasformazione chimica dello zolfo nel territorio siciliano. Purtroppo le decisioni politiche nascosero ben altre finalità. La miniera è stata una cosa molto importante perché ha dato lavoro a 40.000 dipendenti. Le miniere erano 840 in attività fino ai primi del Novecento, per cui è un mondo importante che ha dato cultura, economia e radici profonde a tutta la Sicilia, non soltanto alle 3 province, Enna, Caltanissetta e Agrigento, ma a tutta la Sicilia, perché, ripeto, lo zolfo nostro era il 90% del consumo mondiale veniva fornito dalle miniere siciliane. Basta questo per dire quanto è stato importante il mondo minerario. Di quel periodo, fatto di luci e ombre, oggi non restano che ombre, di miniere abbandonate a se stesse, di paesaggi deturpati da costruzioni in amianto fatiscenti, che un tempo testimoniavano la ricchezza di un territorio, tra amore e odio.